Ciao ragazzi, oggi parliamo di Mike François, un atleta che negli anni 90 era atteso come uno dei più quotati avversari di Dorian Yates per la corsa al titolo di Mister Olympia. Powerbuilder famoso per i suoi allenamenti pesantissimi, con un passato di studi in seminario per diventare prete della Chiesa Cattolica, fino alla rinuncia al sacerdozio per sposare la ragazza dei suoi sogni, poi la rapidissima ascesa nei ranghi del bodybuilding professionistico, culminata con la vittoria dell'Arnold Classic del 1995. Attorno a Mike e al suo fisico granitico e massiccio si era creata una forte aspettativa per la corsa al trono del bodybuilding IFBB. Ma il fato aveva in serbo un altro percorso per Mike, che solo 3 anni dopo, nel 1998, si trovò a dover lottare per la vita a seguito di una colite ulcerosa, che lo portò a subire una colectomia totale, ovvero l'asportazione dell'intero intestino grasso, costringendolo a ritirarsi dallo sport agonistico. Un destino abbastanza simile a quello di altri promettenti atleti dell'epoca come Tom Prince e Dennis Newman, che dopo un inizio al fulmicotone hanno dovuto ritirarsi prematuramente dallo sport agonistico, perché il loro fisico, per una qualche ragione, non era più in grado di sopportare lo stress della preparazione per le competizioni di bodybuilding. Comunque, col supporto della famiglia e della fede, Mike è stato in grado di passare oltre i sogni infranti e la batosta ricevuta e, rimessosi in salute, è rimasto vicino al mondo dello sport in veste di allenatore e promotore di eventi sportivi. Oggi ne ripercorriamo la breve carriera agonistica, riscoprendo gli inizi della sua avventura sportiva, il suo approccio all'allenamento e all'alimentazione, la sua filosofia di vita e di come è stato in grado di superare i momenti bui che si è trovato ad attraversare. Enjoy! Michael François, detto Mike, nasce il 4 marzo 1965 a Cascade, nell'Iowa, settimo figlio di una famiglia di 9 fratelli. Da ragazzo pratica tutti gli sport disponibili nella sua zona, dal baseball al wrestling, dal basket all'atletica leggera, ma soprattutto il football, in virtù del quale stava per ottenere una borsa di studio per giocare nell'Iowa State. Ma purtroppo un infortunio mette fine ai suoi sogni di perseguire una carriera nel football e Mike, dopo un periodo introspettivo e di riflessione, decide di entrare in seminario per studiare col fine di diventare prete. E nel frattempo, per mantenersi in forma, continua ad allenarsi in palestra, ma senza nessuna velleità di gareggiare nel bodybuilding. Negli States il percorso per diventare sacerdote dura 8 anni, ma al 7° anno Mike conosce e si innamora di una ragazza, Shannon, e dopo un periodo di dubbi e incertezze decide di lasciare il seminario per potersi sposare. I due si sposeranno nel 1991. Lasciato il seminario nella primavera del 1990, Mike si ritrova con più tempo libero a disposizione, riesce a dedicare più tempo e impegno agli allenamenti per il bodybuilding e decide di cominciare a gareggiare. Il suo contatto col mondo delle gare è niente meno che spettacolare. Il suo fisico denso e massiccio non passa inosservato e nel primo anno come atleta agonista Mike prende parte a 3 gare vincendole tutte. In particolare ricordiamo la vittoria al Mister Ohio del 1990, dove si aggiudicò sia la categoria dei pesi massimi che il titolo assoluto. Negli anni seguenti conferma il suo ottimo potenziale, scalando i ranghi delle classifiche, aggiudicandosi i titoli via via più importanti, fino a coronare il suo sogno di diventare un bodybuilder professionista nel 1993, quando vince la categoria dei pesi massimi e il titolo assoluto ai campionati NPC Nationals, conquistando la Pro Card IFBB. Comincia a gareggiare sul circuito pro nel 1994 e la sua carriera come atleta professionista inizia nel migliore dei modi. Con un peso di circa 108 kg per 1,73 m di statura, Mike vince le sue prime 4 gare. Ricordiamo il Chicago Pro Invitational e la Notte dei Campioni nel 1994, il San José Pro Invitational, ma soprattutto l'Arnold Classic nel 1995, dove è primo davanti a Flex Wheeler e Charles Claremont. E lo stesso anno è settimo al Mister Olympia, non male per un esordiente. Gli appassionati di settore cominciano a vedere in lui un avversario credibile per Dorian Yates, per il titolo di Mister Olympia. Nel 1996 Mike cambia strategia nella preparazione e si presenta sul palco più tirato ma meno voluminoso dell'anno precedente e finisce solo 11°, un passo che riconosce essere stato un grosso errore, in ogni caso una delusione che comunque gli insegna qualcosa. Nel 1997 torna alle basi che gli avevano dato il successo sin dagli inizi e torna sul podio. Ricordiamo i 2 terzi posti ottenuti rispettivamente all'Arnold Classic e al San José Pro Invitational e comincia la preparazione per il Mister Olympia.
ma avverte che le cose non vanno per il verso giusto. Già nel 1996 sentiva sintomi preoccupanti, con dolore all'addome, si affaticava facilmente ed aveva frequenti sensazioni di nausea durante gli allenamenti, una situazione che si aggrava nel tempo e diventa insostenibile nell'autunno del 1997, durante la preparazione per il Mister Olympia, quando finisce in ospedale per 3 settimane dove gli diagnosticano una colite ulcerosa. Mike mantiene questi problemi riservati, non vuole che Wither, il suo sponsor, i giudici di gara e i suoi concorrenti sappiano dei suoi problemi di salute. Ha paura di perdere il contratto di sponsorizzazione e di essere penalizzato. Stringe i denti fino ad arrivare sul palco del Mister Olympia 1997, dove però non riesce ad andare oltre l'11° posto in classifica. In seguito, supportato da una cura massiccia di medicinali, sembra riprendersi e cerca di prepararsi per rilanciarsi all'Arnold Classic del 1998, ma ha una ricaduta e una settimana prima della gara viene nuovamente ricoverato in ospedale, dove gli viene rimosso il colon. Durante un secondo intervento chirurgico per riattaccare l'intestino tenue ci sono delle complicazioni e Mike rimane in coma farmacologico per circa una settimana, rischiando di morire. Ma fortunatamente riuscirà a riprendersi, anche se il suo fisico svanisce, passando dai 122 kg iniziali a 77. È la fine della sua carriera agonistica. Un'esperienza terribile, ma che, affermerà, gli ha insegnato che la vita è breve e che bisogna apprezzare ogni singolo giorno. A soli 33 anni deve ritirarsi dalle competizioni e reinventarsi una vita. Una vera mazzata psicologica, oltre che fisica. Ma grazie al supporto della moglie e alla fede in Dio, Mike riesce a non drammatizzare e ricominciare la sua vita. Oggi, a 59 anni, Mike gode di buona salute, vive con la famiglia in Ohio e, pur non seguendo più la scena del bodybuilding, continua a rimanere vicino al mondo dello sport occupandosi di personal training, sia in palestra che online, e dal 1997, con la moglie Shannon, promuove il suo show, la Mike François Classic. La coppia ha 2 figli. In palestra Mike François si è allenato con diversi coach. Ricordiamo, agli inizi la sua collaborazione con Greg Grinsalis, già Mister Ohio, poi il periodo passato con Louis Simmons e infine il lungo rapporto di partnership e amicizia avuto con Chris Asito, in veste di nutrizionista e preparatore. All'apice della sua carriera Mike era famoso per i suoi allenamenti estremamente pesanti, in perfetto stile power building, nei quali alternava i classici movimenti di isolamento tipici del bodybuilding con pesanti esercizi multiarticolari tipici del powerlifting, come gli stacchi da terra e lo squat, eseguiti con cariche enormi. Ricorda che fu proprio durante il periodo in cui frequentava il West Side Barbell Club, la palestra fondata da Louis Simmons e fucina di alcuni dei più forti powerlifter di sempre, che riuscì a portare lo sviluppo della sua schiena, che ad inizio carriera era un punto debole, ad un livello spettacolare, sia in termini di spessore che di ampiezza, seguendo un programma di stacchi da terra eseguiti in diverse varianti. Stacchi regolari, mezzi stacchi a diverse altezze, in stile sumo, dai blocchi ad integrare i classici movimenti di trazioni e rematori che eseguiva da tempo. Riguardo i carichi che utilizzava negli stacchi, ricorda che sollevava fra i 320 e i 360 kg negli stacchi regolari e fra i 360 e i 400 kg nei mezzi stacchi dal rack. E si dichiara fortunato di non avere mai subito gravi infortuni, a dispetto dei grossi carichi maneggiati, ma forse in questo ha contribuito anche la carriera agonistica piuttosto breve. Consapevole dell'importanza del recupero, programmava la sua attività in palestra eseguendo 2 giorni di allenamento seguiti da un giorno di riposo, adottando una split routine del tipo: giorno 1 petto e bicipiti, giorno 2 gambe, giorno 3 spalle e tricipiti, giorno 4 schiena e addominali, e tendeva ad allenare le braccia solo a settimane alterne, convinto che bicipiti e tricipiti vengono sollecitati intensamente in molti esercizi per la parte superiore del corpo e che sia opportuno lasciargli abbondante tempo di recupero per permettergli di crescere. Sul piano alimentare, supportato dai consigli e dall'esperienza di Chris Asito, Mike seguiva un programma semplice ed efficace. La sua dieta era organizzata con una suddivisione dei macronutrienti basata su alte proteine, medi carboidrati e pochi grassi, che assumeva in 5 pasti quotidiani, durante i quali cercava di assumere 3-4 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, mentre gestiva i carboidrati in funzione del periodo, aumentandoli lontano dalle gare e riducendoli, ma senza mai eliminarli del tutto, in prossimità delle competizioni. Nelle fasi di bulk mangiava intorno alle 6.000 calorie al giorno,
ma ricorda che agli inizi del suo percorso, quando cercava di aumentare al massimo la massa muscolare, era arrivato anche ad assumere fino a 10.000 calorie quotidiane. In ogni caso stava sempre attento a non ingrassare mai troppo lontano dalle gare, per cui durante la fase di preparazione per le competizioni non doveva fare troppi sacrifici per eliminare quel poco grasso superfluo che aveva accumulato. Comunque notiamo che, nonostante la cura dei dettagli, Mike ha avuto grossi problemi di salute legati all'apparato digerente, sicuramente dovuti a disturbi ereditari, ma aggravati dalle frequenti ed enormi quantità di cibo che assumeva durante tutto l'anno, fattore che può diventare molto deleterio a lungo andare, ma sentiamo da un'intervista a Mike diverse considerazioni sui pericoli derivanti dalla sovralimentazione spesso praticata dai bodybuilder nel tentativo di sviluppare volumi muscolari enormi. Mike, cosa ha causato il tuo problema? È un problema genetico, ereditario. I miei genitori avevano questo problema, ma ad aggravare la situazione è stata la mia dieta per il bodybuilding. Il fatto di mangiare costantemente, ogni 2 ore, non permette al colon di riposare. Per una persona comune che fa meno pasti, questo non è un grosso problema, ma essendo bodybuilder e mangiando spesso, il mio colon era costantemente sotto stress, irritato. E arrivai al punto che la situazione è diventata insostenibile. Negli anni 90 gli atleti cercavano di diventare enormi per competere con Dorian. 113, 118, 122 kg. Nasser assumeva 500 grammi di proteine al giorno. Lo stomaco di Jean-Pierre Fouque si estese per l'enorme quantità di cibo che mangiava. Il troppo cibo è una delle cose che causa problemi di salute. Lo ha detto anche Jay Cutler, che la cosa più pericolosa che fanno i bodybuilder è mangiare troppo per lunghi periodi di tempo. Riassumendo, Mike François è stato una meteora nel firmamento del bodybuilding professionistico IFBB degli anni 90. Dopo un inizio rapidissimo e travolgente che faceva presupporre che avrebbe potuto aspirare al massimo titolo, è stato costretto a ritirarsi improvvisamente dalla scena agonistica a causa di grossi problemi di salute. Una sorte simile a quella toccata ad altri atleti di belle speranze dell'epoca, come Tom Prince e Dennis Newman. Un evento che evidenzia i pericoli insiti nelle preparazioni delle gare di bodybuilding, soprattutto dopo l'avvento dei Man's Monster e della ricerca della massa muscolare esasperata. Con qualche rimpianto per il percorso interrotto, ma con la consapevolezza che si vive una volta sola e che bisogna apprezzare ogni singolo giorno, Mike ha trovato, anche grazie al supporto della famiglia e della fede, la forza per superare i momenti difficili e dare una nuova dimensione alla sua vita. E oggi non ha rimpianti, consapevole che occorre guardare le cose dalla giusta prospettiva e che può ritenersi fortunato di avere avuto l'opportunità di vivere un'avventura più unica che rara, seppur breve, nel bodybuilding e di poter vedere oggi crescere i propri figli. Ciao, alla prossima!